Nel video di oggi voglio parlare di una soluzione che andranno a copiare numerosi team nel corso della stagione. È una soluzione aerodinamica che ha mostrato Mercedes sulla V14 soprattutto durante lo shakedown visto a Silverstone. Lì abbiamo potuto notare l'efficacia tecnica che ha questa soluzione che vi andrò a descrivere in questo video. Ma non è l'unica soluzione che ha mostrato Mercedes, perché se vogliamo la V14 è quasi una rivoluzione rispetto al modello precedente. E sì, abbiamo visto tante innovazioni anche sulla SF23, pensiamo al bypass duct, che anche quella può essere una soluzione copiata da tanti team, perché ti dà dei vantaggi molto importanti sui flussi aerodinamici che arrivano sulla vettura, cercando di non sporcarli il più possibile per farli arrivare nella zona posteriore della monoposto e quindi creare ancora più carico aerodinamico sfruttando meglio la beam wing, il diffusore e anche l'ala posteriore. Questo è quello che cercano di fare la maggior parte dei team, ma quando ho visto sia le soluzioni di Ferrari e anche quelle di Mercedes ho detto wow, qua c'è un gran cambiamento che va analizzato in un video specifico. E ci sono due novità importanti che hanno compreso i team l'anno scorso e che hanno messo in pratica quest'anno come soluzioni tecniche e aerodinamiche. La prima è quella di generare carico aerodinamico nella parte dell'avantreno e quindi migliorare anche l'handling. Abbiamo visto infatti tante ali anteriori molto diverse quest'anno rispetto all'anno scorso, e questa è una cosa un po' insolita perché non ci si aspettava così tanto lavoro anche nella parte anteriore della monoposto. La seconda grande novità è quella di pulire il più possibile i flussi che vanno dalla parte anteriore alla parte posteriore della monoposto, e questo è cruciale per cercare di ridurre al minimo la resistenza aerodinamica. E quando non puoi migliorare il motore dal punto di vista prestazionale, ridurre di molto la resistenza aerodinamica è fondamentale per andare più forte in pista e essere quindi migliore dei tuoi avversari. E un altro tassello fondamentale che molti sottovalutano è quello di alimentare il più possibile il fondo della monoposto e quindi i canali venturi, che contano quasi il 60% del carico aerodinamico generato dalle vetture a effetto suolo. E questa è una cosa che non dobbiamo scordarci, ovviamente, che si parla tanto di dettagli di microaerodinamica nella parte superiore della monoposto, ma la vera ciccia, il vero carico si sviluppa sotto. E nel video di oggi andiamo a analizzare nel dettaglio tutte le soluzioni molto innovative e rivoluzionarie di Mercedes, che però sono fondamentali per capire lo sviluppo aerodinamico dei team prima dei test in Bahrain e anche quello che seguiranno durante questa stagione. E attenzione, vi do un piccolo spoiler, che Toto Wolff ci ha detto che la versione delle pance che vediamo ad oggi della V14 evolverà nel corso della stagione e migliorerà. Ha detto che comunque non sarà un miglioramento che darà tanti vantaggi poi in pista, ma comunque sicuramente cambierà e probabilmente vedremo questi aggiornamenti in Spagna, a Catalogna. Prima di continuare a analizzare la V14 e dirvi la soluzione che tutti copieranno durante questa stagione, vi ricordo di lasciare un like per supportare la serie Motorsport a 360 gradi. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche, a voi non costa nulla ma per noi fa una gran differenza. Esce un video al giorno sull'attualità, curiosità, ingegneria, storia di questo magnifico sport. Arriveranno anche le ricostruzioni in 3D prossimamente e per supportare tutto questo nostro impegno che mettiamo in questo progetto, un'iscrizione a voi non cambia nulla, è gratis, ma per noi fa una gran differenza. E ci tengo a ringraziarvi in ogni singolo video, perché senza di voi questo progetto non poteva andare avanti. Quali altre soluzioni aerodinamiche avete visto che vi hanno interessato molto nel vederle? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Vi ricordo anche Instagram qui sotto in descrizione, dove pubblico contenuti esclusivi sulla Formula 1. Io sono Lastro e oggi vi dirò la soluzione che tutti copieranno in futuro e che ha mostrato per prima Mercedes. Inizio dicendovi una cosa che molti sottovalutano: l'ala anteriore è fondamentale per generare carico. E molti si chiederanno: ma com'è possibile? L'ala anteriore dal 2022 ha una funzione meno aerodinamica rispetto all'ala posteriore, il fondo, non potendo aggiungere tanti elementi di microaerodinamica sull'ala stessa. Questo è vero, ma da quest'anno abbiamo visto due soluzioni molto diverse dell'ala anteriore. La prima è quella di alzare tutti i flap dell'ala anteriore in modo che si crea un canale d'aria che passa al di sotto della vettura e arriva nei canali venturi. La seconda soluzione è quella di abbassare di molto il primo flap, quello più vicino al terreno, in modo che si crei quello spazio tra il primo e il secondo flap dove l'aria passa e va verso i canali venturi. Mercedes ha seguito la prima soluzione, Ferrari ha seguito più la seconda soluzione. L'ala anteriore è fondamentale per non sporcare i flussi aerodinamici che arrivano nei canali venturi. Sappiamo che i canali venturi generano il 60% del carico aerodinamico delle vetture a effetto suolo e quindi non sporcare questi flussi è fondamentale. Per questo Mercedes ha lavorato tantissimo sull'end plate nella parte
parte inferiore, creando questi tasselli che permettono di creare dei vortici che poi vanno a creare l'effetto outwash. Questa soluzione è molto borderline con il regolamento, ma è fondamentale soprattutto quando le ruote sterzano, perché riesce a indirizzare i vortici di aria al di fuori della vettura, e quindi questi vortici servono a non sporcare il flusso che invece va diretto nei canali venturi. Ed è presente ovviamente la fence esterna all'ingresso dei canali venturi per cercare di allontanare i vortici e le turbolenze generate dall'ala anteriore. Ma non solo, anche la sospensione anteriore, soprattutto quella di Ferrari e Mercedes, è stata rivisitata molto per garantire meno turbulenze che arrivano nelle bocche dei radiatori, ma soprattutto all'ingresso dei canali venturi. Quindi è stato rivisitato il triangolo nella parte posteriore della sospensione anteriore, abbassato un po' e inclinato, in modo da creare meno turbolenza nei flussi che arrivano in quella zona, e si cerca di creare quell'effetto contact patch, si chiama così in inglese, e possiamo tradurlo in area di contatto. Quest'area di contatto, che è presente praticamente tra la gomma e la sospensione anteriore, ha una funzione aerodinamica per creare quell'effetto outwash che già è creato e generato dall'ala anteriore e mandare i flussi verso la fence laterale, quindi la divisoria che è presente all'ingresso dei canali venturi. E da questa immagine potete capire nel dettaglio come funziona il processo di outwash generato dall'ala anteriore, dalla sospensione anteriore e anche dalla fence presente all'ingresso dei canali venturi, che non è da sottovalutare, ci tengo a precisarlo. E calma ragazzi, perché le novità ancora più piccanti arrivano a fine video, dove vi dico la soluzione che verrà copiata da tutti i team. Continuiamo col dire che la V14 ha un passo più corto rispetto alla V13 per aumentare la maneggevolezza soprattutto nei tratti lenti della monoposto. La V13 era tra le monoposto più lunghe, con la zona del cockpit dove c'è il pilota spostata leggermente più indietro, e quindi la parte dall'ala anteriore fino al cockpit era più lunga. Quest'anno quella parte lì è stata accorciata, il cockpit è leggermente più avanti, così riesci a avere più grip all'avantreno, ma non solo, hai anche più zona dove elaborare i canali venturi, perché la parte dietro al cockpit fino all'ala posteriore è più lunga, e quindi hai anche più spazio per distribuire la power unit che si sviluppa in verticale, quella di Mercedes, e riesce a rastremare leggermente anche le pance. Abbiamo visto anche delle novità sul fondo di Mercedes che poi si potevano vedere anche nello shakedown a Silverstone sulla pioggia, che possiamo considerarla quasi come una CFD nella realtà, la pioggia, e fortuna ha voluto per noi che piovesse quel giorno, e quindi abbiamo visto i flussi e i vortici che si generano sulla V14 sul bagnato. Partiamo col dire che la V14 ha confermato il doppio tirante con uno più esterno che è visibile a occhio nudo, e l'altro invece è molto vicino alla sospensione posteriore, che serve per stabilizzare il fondo e non avere il porpoising. Questa V14 sembra non avere il porpoising dallo shakedown che abbiamo visto a Silverstone. Si poteva notare un po' di bouncing su alcuni tratti dove Hamilton e Russell sono andati sui cordoli in maniera aggressiva, ma non era porpoising. Molto interessante anche il dettaglio dell'accelerometro presente sullo sterzo, per vedere appunto i bouncing presenti a Silverstone e magari anche le vibrazioni della zona del cofano motore. Un dettaglio, una chicca che abbiamo notato. Il fondo è anche leggermente rialzato nella parte laterale centrale per creare questo flusso d'aria che arriva nella parte inferiore, che poi sbuca nella zona del diffusore e della sospensione posteriore. È il terzo canale più in basso che a Mercedes, c'è il secondo che invece è presente nelle pance, il secondo canale d'aria che ha i flussi che arrivano nella parte posteriore. Ma arriviamo alla chicca di Mercedes, quella che copieranno tutti quest'anno, e ve lo metto per iscritto ad oggi. Oltre al dettaglio al di sotto dell'endplate dell'ala anteriore, che anche quello verrà ripreso da tanti team, questa è la novità che ha introdotto Mercedes e forse è tra le più rivoluzionarie insieme al bypass duct che copieranno tutti. L'alo ha presente una doppia ala che serve per incanalare l'aria, che va poi nel canale superiore di Mercedes, che collega l'alo con la zona del cofano motore e la beam wing. Questo canale d'aria, che poi ha anche gli sfoghi di aria calda con le branchie che non sono presenti sulle pance ma sono presenti nella zona del cofano motore, e attenzione che molti di voi mi diranno ma nella presentazione queste branchie erano presenti sulle pance, e questo è vero, perché quando ci sono le condizioni più calde vai a aprire tutte le branchie, quelle nelle pance quindi nella zona più bassa e quelle nella zona del cofano motore quindi nella parte più alta, in modo da sfogare l'aria calda generata dalla power unit al di fuori della carrozzeria della monoposto. Ma nelle piste più fredde, come abbiamo visto nello shakedown a Silverstone, chiudi le branchie presenti nelle pance, apri solo quelle nella zona del cofano motore, in questo modo sporchi di meno i flussi tra aria calda e aria fredda e dividi i flussi aerodinamici in tre canali: il canale inferiore presente al di sopra del fondo, che è di aria fredda, il canale presente nelle pance, che è anche quello di aria fredda, e l'ultimo canale, quello che collega l'alo con la zona del cofano motore e la beam wing, dove arriva l'aria fredda e c'è quello sfogo di aria calda. In questo modo hai l'aria calda che è nella parte superiore della monoposto, divisa maggiormente dall'aria fredda che è presente nella parte inferiore della monoposto. E questo è un concetto rivoluzionario
scenario, quello di dividere l'aria calda con l'aria fredda, con l'aerodinamica nella vettura. E quindi secondo me la maggior parte dei team quest'anno andranno a collegare la bombatura presente nella zona del cofano motore con l'halo, in modo da creare una vera e propria vasca, se vogliamo, un canale che collega la parte anteriore del cockpit fino alla beam wing, e così riesci a generare ancora più carico sulla beam wing, che ha più aria che arriva in quella zona, essendo tutta incanalata, e la zona del cofano motore quindi va verso il basso, ha questo effetto downwash, e quindi il canale più alto che ha Mercedes che collega l'halo con la beam wing, anche questo effetto downwash che arriva l'aria appena sopra la beam wing. L'aria calda è comunque più leggera e quindi tende ad andare più in alto, mentre le pance, che non hanno l'effetto downwash come linea, arrivano esattamente dove è presente la zona del diffusore e della sospensione posteriore. Così differenzi i flussi d'aria calda e fredda, viene subito mandata verso l'alto prima dell'aria fredda, sporchi di meno l'aerodinamica della vettura e riesci a generare ancora più carico, diminuendo la resistenza aerodinamica. E questa è una soluzione geniale dal mio punto di vista, e detta così sembra la monoposto perfetta. E comunque lo shakedown a Silverstone con i vortici visti sul bagnato ci ha dimostrato che l'aerodinamica su questa V14 è sicuramente migliorata. I vortici sembrano essere molto simili a quelli della RB18 visti in Giappone, ma ci sarà un punto fondamentale che Mercedes deve risolvere. Deve cercare di togliere più aria possibile che va a impattare con le gomme posteriori. Quello era il problema principale di Mercedes della V13 dell'anno scorso. Se Mercedes, mettendo la monoposto in pista, vede che ha risolto nettamente questo problema, avrà fatto un gran passo in avanti, e lo scopriremo questo soprattutto nei test. E attenzione che il bypass duct, l'effetto outwash creato al di sotto dell'endplate dell'ala anteriore, e la bombatura alla zona del cofano motore collegata con l'halo sono concetti che verranno ripresi da altri team durante la stagione. Questo è poco ma sicuro. Fatto sta che nei test vedremo tante soluzioni messe in pratica poi in pista, e ci divertiremo sicuramente. Io già, lo vedete nei miei occhi, mi sto divertendo come un bambino nell'analizzare ogni soluzione tecnica e aerodinamica proposta da ogni team. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa soluzione di Mercedes, se verrà ripresa da altri team. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.